Buongiorno dal Puerto de Tazacorte. Buongiorno a tutti, allora abbiamo dormito qua dopo aver fatto il bagno in spiaggia a Tazacorte ieri, ci siamo fermati qui lungo la strada, non è un parcheggio fenomenale, però era molto tranquillo, qui siamo in una zona all'interno del puerto di Tazacorte, quindi stamattina una gattina è venuta a miagolare intorno a noi e la Betty generosamente gli ha dato qualche crocchetta che noi abbiamo a bordo. Adesso ci prepariamo e Al momento stiamo in zona, andiamo a vedere prima Tazacorte, a vedere se c'è qualcosa di carino e poi andiamo a fare i servizi. Vi aggiorniamo dopo. Ciao! partiamo. Quattro minuti di strada, arrivati a Tazacorte, carletto parcheggiato e ora 2 passi nel paesino. Ha dei colori fantastici visto da fuori. Qui le banane, i platani fanno parte della cultura canara e soprattutto qui a La Palma sono diffusissimi. Tazacorte, davvero una sorpresa piacevolissima. Tazacorte è questo pueblo carinissimo costruito sui bananetti. Probabilmente l'economia di un tempo e forse anche un po' l'attuale, visto che turismo qui non è che ce ne sia in esagerazione, l'economia locale è sicuramente le banane. Stavamo osservando che in questo bananeto i caschi di banana sono già imbustati, ossia probabilmente già pronti per essere spediti o per evitare che cadano a terra, si rovinino, vengano attaccati dagli uccelli, dagli animali, non lo so per quale motivo. Stupendo questo baracchino. Vamos nel casco storico. Il quale casco storico non è come potete pensare voi un casco vecchio di banane, è il luogo centrale del paese. Il luogo storico di cui parlava Mauro poco fa, detto anche centro storico. Va bene, però insomma, visto che siamo in mezzo ai platani, alle banane, mi è venuto in mente il casco, quindi il casco di platani. Comunque qua ci vivono in mezzo ai platani. Questo sarà sicuramente un po' malandato, ma è l'originale terrazzino Canaro, nel senso che si vede proprio che non è stato riverniciato, ristrutturato al modo del turismo, è proprio così, com'è, originale.
Qui si vede benissimo il fiore del banano e le banane già imbustate. Qui il fiore deve ancora aprirsi. Questo è un localino, niente male. Proprio carina questa zona di Tasacorte. E visto che siamo in mezzo ai platani, andiamo a vederci velocemente anche il Museo del Platano. 2 euro l'ingresso, quindi anche per un senese, cos'è per fare? Andiamo. La beiota è praticamente la parte dove ci sono tutti i semi che poi permettono l'espansione della pianta del platano. La banana, il platano, quindi non è altro che un fiore femminile del platano. No. Allora, l'economia del platano nelle Canarie occupa circa 35.000 persone e ha un rendimento economico di oltre 180 milioni di euro all'anno, quindi è una bella forma di economia. Noi prima ridevamo quando dicevamo che erano già pronti per l'immagazzinamento. In realtà questi sacchi servono perché viene racchiuso il casco di banane, dopodiché viene affumicato con degli antiparassitari che eliminano i parassiti direttamente dai frutti stessi, che abbiamo visto prima che il frutto non è altro che il fiore femminile della pianta del banano. Ecco il classico terrazzino canario, guardate che bello che è, stretto, in legno, molto molto carino. La coltivatrice diretta del platano si fa la sua siesta nel patio. Guardate che bel posticino. Si parla di inclusione. Qua abbiamo notato in Spagna che fanno poche parole ma molti fatti. Mauretto ieri ha fatto un po' di casino. Ha posteggiato male. L'abbiamo riparato alla bele meglio. Non grossi danni, però a questo punto l'avevamo già colpito tempo fa. E difatti più che altro non ho preso un colpo forte, mi sono appena appoggiato ma è saltata tutta la saldatura plastica che avevamo. Quindi dovremo risaldarla. Per adesso andiamo avanti con il nastro americano, che almeno è quasi di colore della stessa della fascia. Fortunatamente abbiamo dello stesso colore e si nota poco da lontano. Però io mi sono incazzata un poco al momento, poi mi passate. Lasciato Tasacorte, 10 minuti, poco più, e siamo arrivati a Los Llanos, che è la cittadina più grande dell'isola di La Palma, più grande anche di Santa Cruz de La Palma, nonostante Santa Cruz sia la capitale. In ogni caso, qui c'è un'area camper gratuita che permette di fare carico e scarico di tutto quanto, grigie, nere, carico di acqua pulita. Ci sono diversi camper, c'è anche un piccolo parcheggio, ma molti camper sono anche parcheggiati lungo la strada. Ok, fatto cambio acque, fatto servizi, adesso facciamo un giro veloce in paese e poi andiamo verso la montagna. Si sale ancora più a nord. Ciao, andiamos!
di fronte a noi è la caldera del Taburiente, cioè il primo vulcano che ha creato l'isola, che dopodiché si è spaccato in due, ha proprio creato questa caldera dividendo in due la parte ovest dell'isola. C'è questo barranco incredibile. Dopo una lunga salita dall'Oceano siamo arrivati a Mirador del Time, che ha 594 metri di altezza. Praticamente siamo sulla parte nord della frattura del Taburiente. Bellissima sta zona, bellissima. Siamo qui in questo parcheggio a Tijarafe, che è sulla collina lato ovest di La Palma, ed è un luogo molto bello, un parcheggio un po' in pendenza subito sopra il cimitero. In questo momento il nostro camper è là, eccolo là, con un bellissimo panorama anche sul tramonto dietro le nubi, ma comunque sempre estremamente gradevole. Ecco la nostra Bettina. Sto cercando di organizzare telefonicamente la giornata di domani, perché vorremmo andare a vedere un paesino che si chiama Porís de Candelaria, che è a 4 km da qui, ma c'è un 30% di discesa, quindi non è lunga, ma è molto ripida e stretta. Quindi sto valutando un taxi, autobus non ci sono perché non ci passano, e in qualche modo vediamo di gestirla. In bici mi sa, Mauro, che è complicata, è troppo ripida. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Siamo sempre nel parcheggio di Tijarafe, a 600 metri d'altezza circa sul livello del mare. Siamo arrivati qua ieri sera. Questa mattina l'abbiamo dedicata completamente al lavoro. Qui il segnale internet è ottimo, quindi ne abbiamo approfittato. Avevamo del lavoro in arretrato da fare e quindi siamo rimasti qua tutta la mattina chiusi in camper a lavorare. Dobbiamo farlo. Però questo pomeriggio ci siamo organizzati per una nuova escursione. Eh sì, vogliamo portarvi a vedere un paesino particolarissimo. Per arrivare in questo paesino la strada non è delle più semplici, è un po' complessa con il camper e quindi abbiamo preso un appuntamento, stiamo aspettando la nostra Jessica, che è la taxista di qui. Da come ha pronunciato Jessica Betty, deve essere una stratosferica. Adesso ve la facciamo vedere. Appena arriva. È una tassista che ci porterà fino al paesino di Porís de Candelaria, che è veramente uno spettacolo. Non vi anticipiamo niente, seguite, venite con noi e andiamo a scoprire questo luogo magico. Una chicca di La Palma. Qui siamo in una zona davvero particolarissima di La Palma. Tra le montagne, le colline, qui ci troviamo a circa 650 metri sul livello del mare e il paesino che andremo a vedere è proprio sul mare. Jessica è arrivata, andiamo!
Eccoci, si va, si va, si va. Ragazzi, che strada! L'avete vista nei video precedenti? Terribile, terribile. Impossibile fare col camper. Pensavamo di farla in bicicletta. In discesa dovevamo avere i freni molto buoni e in salita anche con le biciclette elettriche sarebbe stato molto faticoso. Quindi adesso ci ha portato fino in fondo il taxi e facciamo l'ultimo pezzettino a piedi. Andiamo a vedere il paesino. Andiamo! Via! Qua le rocce sono tutte scoscese. Questo villaggio è stato costruito proprio nelle cuevas all'interno della parete rupestre. Peccato che c'è un vento notevole, purtroppo non credo che riusciremo a far volare il drone. E comunque il posto è fantastico, guardate che rocce dietro di noi. Ecco il Poris. Che spettacolo che è sto pueblo. Guardate che roba. Incastonato nella roccia tra la parete e il mare. Addirittura la cueva è un po' collassata e come si può vedere ci sono delle rocce in basso, ma le case sono state tutte costruite in zone, chiamiamole così, più sicure. Sono ancora in ombra, probabilmente qua il sole arriva solo al tramonto, visto come è considerata la posizione, che è veramente un'immagine assolutamente spettacolare. Questo è uno dei luoghi storici più affascinanti di tutta l'isola di La Palma. Se si pensa che delle persone vivono tuttora e alcune hanno vissuto qui, è veramente una cosa meravigliosa. Spettacolare, davvero spettacolare. Adesso arriviamo fino in fondo alla mezzaluna del pueblo per poter avere un'immagine più completa di quello che è El Poris de Candelaria. Pazzesco! Incredibile passeggiare qua, eh? Queste case con il tetto comunque coperto dalla cueva stessa. Incredibile davvero. Anche qua sto passando sotto al tetto di roccia dove sono state costruite e edificate queste abitazioni. Due gatti, madre con un cucciolo, stavano giocando, tutti neri qua. Qui il mare entra prepotentemente. Un'immagine meravigliosa.
Qui siamo sotto la cueva, come potete vedere. Che posto, ragazzi, è inimmaginabile un posto così. Adesso al momento non sembra che ci viva qualcuno, però la taxista ci ha detto che comunque, soprattutto in estate, è molto vissuto. Devono esserci anche un paio di ristorantini e quindi probabilmente quelli vengono utilizzati parecchio nel verano. Che oggi sono chiusi. Posto fuori dal mondo. Spettacolo questo posto, inimmaginabile come possano vivere delle persone qua sotto nelle cuevas con una parete sopra a strapiombo che sale, con una parete verticale sopra di noi di più di 50 metri. Poi questa baietta a ferro di cavallo, difatti ho chiesto se erano per pescatori, comunque c'è uno scivolo in mare che lo si vede lì, però qui non ci sono pescatori, anche perché con questa baietta a ferro di cavallo oggi il mare è abbastanza tranquillo e comunque c'è una bella risacca. Non oso immaginare quando qua ci sono delle burrasche imponenti. Il mare arriva alle case sicuramente, le onde possono arrivare lì. Comunque le case sono costruite molto all'interno, sulla roccia stessa, e quindi sono al sicuro. Anzi, alcune sono proprio dentro la roccia, quindi comunque infilate all'interno senza costruzioni esterne. Si vedono solo delle porticine che entrano, però poi non si può accedere, quindi non è possibile visitarle internamente. Un po' come Setenil de la Botegas, che è nell'Andalusia, nei Pueblos Blancos andalusi, però non aveva il mare sotto, costruito direttamente sulla roccia. Sì, Setenil de la Bottega. Via, dobbiamo ritornare su. E ora via, che si va in salita. Eccola Betty nella risalita. Ripido e faticoso. Per fortuna è breve.